Salve, in questo video voglio mostrarvi in che modo io ricopro i libri a cui tengo per proteggerli dal tempo ma soprattutto dall'usura. Ho una regola d'oro che ho sempre seguito e continuo a seguire, cioè il libro deve rimanere illeso e intatto, vale a dire che la plastica protettiva, così come l'ho messa, devo poterla togliere in qualsiasi momento senza danneggiare in alcun modo il libro. E questo lo si può ottenere in un modo solo, con una piccola accortezza, mettendo lo scotch nel modo opportuno. Questi sono alcuni libri che ho ricoperto diversi anni fa. Ho sempre usato solo plastica trasparente perché mi piace vedere il colore originale delle copertine non alterato da plastica colorata. Le etichette di carta che vedete non sostituiscono lo scotch ma lo ricoprono. Nel corso del tutorial spiegherò a cosa servono. Vi faccio notare che non c'è scotch che va dalla plastica alla copertina del libro, ma va solo da plastica a plastica. Qui e qui la plastica è libera, non è fissata al libro. È sufficiente quindi mettere lo scotch solo in 2 punti. La plastica fissata in questo modo offre anche un altro vantaggio, ovvero si forma una specie di tasca che può essere utile in diverse occasioni. Questo libro, ad esempio, aveva un'estensione online dei contenuti e siccome le cose che sono in rete oggi, domani non si sa se le ritroveremo, ho preferito stampare il materiale per poi impaginarlo in un comodo fascicolo da tenere sempre qui, a disposizione, indipendentemente da quello che succederà sul web. Cosa utilizzerò nel tutorial? Rotolo di plastica per ricoprire i libri, meglio se ha uno spessore consistente e non troppo sottile. Clip o mollette di piccole dimensioni per tenere in posizione la plastica. In alternativa si può usare anche lo scotch per carrozzieri. Taglierino e forbici per tagliare la plastica. Scotch per fissare la plastica. Etichette adesive di carta rettangolari di 4,8 x 2 cm. Non sono indispensabili. E naturalmente i libri da ricoprire. Per prima cosa decido come tagliare dal rotolo un pezzo di plastica con dimensioni adatte al libro. Cerco di farlo sprecando meno materiale possibile. Devo lasciare un margine adeguato. In genere può variare in base alla dimensione del libro. In questo caso 4-5 cm sono sufficienti. Per ritagliare la plastica uso il libro come riferimento e mi servo delle linee che ci sono sul tappeto di taglio per andare diritto. Tagliata la plastica, inizio ad avvolgerla al libro cercando di centrarla. Lascio ad occhio un margine da ripiegare di 4-5 cm circa. Fisso temporaneamente con lo scotch per carrozzieri la plastica alla seconda di copertina. Controllo se è ben posizionata rispetto al libro. Se il libro non è centrato o la plastica risulta storta rispetto ai bordi del libro, basta staccare lo scotch e riposizionarlo. In questa fase è bene controllare che tutto sia a posto prima di andare avanti. Fissato lo scotch, cerco di imprimere sulla plastica alcune pieghe con le dita per iniziare a darle la forma. Il risvolto per la quarta di copertina è troppo lungo e va tagliato. Tendo per bene la plastica e uso ancora una volta le linee del tappeto di taglio per andare diritto. Fisso con lo scotch la plastica anche sull'altra parte e la appiattisco ai lati con le dita per darle forma.
Per fissare temporaneamente la plastica al libro, io utilizzo lo scotch per carrozzieri. Con questo mi trovo meglio, ma chi le ha e le ritiene più pratiche o sicure può utilizzare le clip. Adesso è il momento di occuparsi del dorso del libro. Bisogna fare dei tagli per permettere alla plastica di piegare sui lati corti della copertina. Questi tagli, 4 in tutto, vanno fatti tenendo conto di come la copertina si apre e chiude rispetto alla costa. Credo che si possano individuare 3 tipologie o casi di come una copertina può piegare. Qui la copertina ha un invito di piega, una sorta di cordonatura a circa mezzo centimetro dalla costa che fissa e determina il punto di piega. Qui la copertina è tutta liscia ed uniforme e si apre al limite della costa. Infine qui la copertina è sì tutta liscia ed uniforme, ma per la presenza di colla tra i fogli non si può aprire esattamente al limite della costa. Questo dettaglio è importante perché tenendone conto la plastica aderirà meglio al libro e non si creeranno tensioni tutte le volte che verrà aperto e chiuso. Nel libro che sto ricoprendo c'è una cordonatura, perciò il taglio della plastica non deve partire dal limite della costa, ma deve allinearsi alla linea di piega. Le riprese dall'alto non riescono a rendere chiaro questo passaggio. In sostanza il taglio non deve essere fatto in questo modo, partendo dal margine della costa, ma per la presenza della cordonatura nella copertina deve partire da qui, allineato nel punto in cui piega. In generale è sempre il punto di piega quello che va preso in considerazione. Per fare questi 4 tagli uso il taglierino, lo trovo più comodo e preciso della forbice. Adesso sistemo la costa. La plastica deve essere ripiegata all'interno, ma è troppo lunga e va accorciata con le forbici. Lascio, sempre ad occhio, circa 2 cm per ogni lato. Accorcio anche ai lati per fare in modo che il risvolto nella plastica finisca quasi tutto sulla costa e non in copertina. A chi non piacciono i risvolti sulla costa, perché li trova antiestetici, può tagliare la plastica a filo di libro. Io invece preferisco non tagliare e ripiegare la plastica all'interno, perché in questo modo il dorso è più protetto. La mia priorità non è estetica, ma è salvaguardare il libro. Piegare la plastica all'interno è semplice. Uso i tagli stessi come riferimento. Questi infatti coincidono con i margini del libro. Sistemata la costa, posso iniziare a ripiegare la plastica sui lati corti del libro. Si inizia dagli angoli, piegando la plastica a triangolo e dandogli per bene la forma. Fisso la plastica temporaneamente con lo scotch. La tendo quanto basta per farla aderire bene al libro. Controllo se è ben tesa. Se non lo è, stacco e riposiziono lo scotch. Se tutto è a posto, posso iniziare a fissare definitivamente la plastica con dei pezzi di scotch che ho già preparato. Per tenere ancorata la plastica al libro è sufficiente posizionare lo scotch in un solo punto per parte. Inoltre deve essere applicato solo sulla plastica e non deve mai toccare la copertina. Per questo è necessario che nei risvolti di plastica la superficie sia adeguata. Se ne lascia poca non va bene. Solo in questo modo il libro rimane integro e la copertina si può rimuovere facilmente in qualsiasi momento. Lo scotch provvisorio che ho messo si può staccare. Si tratta di uno scotch che ha poca colla, o comunque una colla che non danneggia la carta e non lascia residui appiccicosi. Per questo si può staccare senza provocare danni. L'ho sempre usato per ricoprire i libri e non ho mai avuto problemi. Naturalmente va staccato lentamente e con attenzione. Fisso meglio lo scotch definitivo per evitare che si stacchi mentre proseguo con il lavoro. Completo anche l'altra parte, procedo allo stesso modo. Tolgo dal libro tutto lo scotch provvisorio che ho usato, sempre con delicatezza. Il lavoro potrebbe considerarsi concluso.
ma io in genere ho l'abitudine di completare il fissaggio della plastica con delle etichette adesive di carta. Le etichette devono avere una larghezza e una lunghezza leggermente maggiore del pezzo di scotch utilizzato. Prima di applicare le etichette fisso per bene lo scotch, uso le unghie oppure il manico di una limetta o qualunque oggetto risulti adatto allo scopo. Attacco l'etichetta sopra lo scotch cercando di centrarla. E come ho fatto per lo scotch, le fisso per bene. Perché uso le etichette? Perché ho notato che nel tempo lo scotch può deteriorarsi. Può accadere infatti, a distanza di anni, che la colla sotto lo scotch si sciolga ed esca dai lati, macchiando e appiccicando la copertina ai fogli del libro. È un problema che ho visto spesso, ma non è detto che succeda con tutti gli scotch. Potrebbe anche essere una questione di qualità del materiale. Con le etichette spero di scongiurare questa eventualità. Spero che se la colla si scioglie, questa rimanga sotto l'etichetta senza danneggiare il libro. Fino ad ora le ho sempre usate e nessun libro, anche ricoperto oltre una decina d'anni fa, ha dato problemi da questo punto di vista. Per concludere, vi consiglio di mettere sopra il libro dei pesi, anche 3-4 libri andranno bene, e di lasciarceli per una notte intera, in modo da fissare le pieghe nella plastica.